Innanzitutto buongiorno a tutti, benvenuti in questa live dedicata a un assaggio di quello che facciamo nella pratica di Qigong. Io sono Filippo, chiamato anche Lila, sono il compagno di luce e anche il collaboratore nei nostri lavori che facciamo online per aiutare gli altri praticamente al risveglio. Oggi vi darò un assaggio di quello che è la nostra pratica di Qigong e voglio introdurre innanzitutto ovviamente che cos'è il Qigong. Qigong è una disciplina orientale, per intenderci è molto simile al Tai Chi, quindi poco o quasi niente combattimento, ma più che altro sono movimenti, gestione, percezione della propria energia. Innanzitutto la parola Qigong si divide in due ologrammi cinesi, due simboli cinesi, è Qi e Gong. Qi è inteso come l'energia della vita, la forza vitale, quell'energia trasparente, invisibile, che è presente praticamente in tutto l'universo. Viene chiamato magari in altri linguaggi prana, viene chiamato la forza vitale, energia dell'universo. Diciamo, usate il nome che più vi è familiare, comunque una forza, per dire proprio alla Star Wars, la forza. Mentre Gong è inteso come capacità, come abilità, quindi uniti è la capacità di fare qualcosa, di usare questa energia, la forza vitale. Questa forza vitale è presente innanzitutto nell'aria e quindi il nostro assorbimento è prevalentemente di questa energia avviene prevalentemente tramite il respiro. Infatti il Qigong si basa su 3 pilastri fondamentali. Il movimento fisico, che aiuta ad equilibrare ed allineare soprattutto il corpo, in modo che l'energia vada più fluida all'interno del corpo e quindi si manifesti con più energia proprio per la quotidianità, per usarla all'esterno. La respirazione, che come ho appena detto è il responsabile numero 1 dell'assorbimento dell'energia vitale dall'esterno. Più respiriamo in modo corretto e più assorbiamo questa energia, più il nostro corpo lavora bene, il nostro sistema immunitario lavora meglio e quindi c'è più salute, c'è più energia, c'è più vitalità. E infine l'intenzione, intesa anche come presenza mentale, come focus, come attenzione, ovvero la nostra attenzione, il nostro focus mentre facciamo la pratica è esclusivamente nella pratica, in ciò che facciamo, nel muscolo che muoviamo. Mentre, diciamo, solitamente si fanno gli esercizi magari con la mente che inevitabilmente pensa a cosa deve fare dopo, a cosa ha fatto, alla situazione del momento, quindi pensa a 1000 e una cosa, mentre facendo Qigong, la guida, che in questo caso sono io, cerca di portarvi sempre al momento presente, a concentrarvi su ciò che accade nel corpo e anche a cosa accade intorno a noi. Come obiettivo del Qigong c'è il risveglio dell'energia interna, l'aumento di questa energia grazie alla respirazione, grazie all'allineamento del corpo e anche a un aumento della presenza mentale, del focus. Più siamo focalizzati nel presente, in quello che facciamo, più noi siamo praticamente reali, perché la realtà è il momento presente. Quindi più siamo focalizzati nel presente, più riusciamo a far meglio le cose che facciamo, più abbiamo energia in generale e non viene dispersa magari nei discorsi della mente rivolti al passato o al futuro. Quindi si sviluppa più, grazie a questa presenza, si sviluppa una raffinatezza, viene chiamata nel Qigong, ovvero una percezione più profonda, più centrale, più appunto più raffinata. Riesci a percepire le cose in maniera più vivida, più dettagliata. E quindi, diciamo, sei più nella vita, sei più nel fluire. Non mi dilungo oltre, anche perché, diciamo, ogni lezione che magari facciamo in body wellness ogni settimana aggiungo qualche parte teorica in più, ma giusto della durata di qualche minuto. Io direi di cominciare subito con la pratica. Di solito la pratica è divisa in 3 parti. C'è una parte di respirazione, che è molto importante, c'è una fase di stretching, anch'essa è importante perché prepara il corpo a dei movimenti, apre le articolazioni in modo che l'energia fluisce da una porta all'altra, ogni articolazione è una porta, no?
in cui l'energia passa da una parte del corpo all'altra, quindi è molto importante sbloccare le articolazioni e infine dei movimenti che equilibrano e allineano il corpo. Visto che questa è solo una dimostrazione, bypasserò la parte, diciamo, di stretching, di apertura del corpo, faremo dei esercizi di respirazione e anche dei movimenti, così avete, diciamo, in mente qual è la pratica del Qigong. Io direi se siete pronti, di iniziare subito con la pratica. Ok, si parte con i piedi uniti, corpo dritto, rilassato, le maniche dal basso si alzano verso l'alto. Nel frattempo inspiro, chiudo le mani in preghiera, le porto davanti al petto. È un inchino. Torno su, inspiro, apro le mani, alzo i gomiti, espiro, scendo. Da qua apro, allargo le gambe, la larghezza di questa apertura è giusto quanto al mio busto, quanto al mio bacino, quanto alla larghezza del mio corpo. I piedi sono perennemente dritti, puntano dritto, quasi mai aperti in questo modo. Quindi piedi dritti, le ginocchia di base sono sempre leggermente piegate, in questo modo, quasi mai tese, leggermente piegate, rilassate, il bacino e i glutei sono rilassati, la schiena è dritta, il petto aperto ma non rigido, quindi aperto e rilassato. Ok, questa è la posizione di base. Una volta che assumiamo questa posizione, la nostra presenza va sempre a controllare che questa posizione sia mantenuta, perché durante i movimenti possiamo irrigidire, portare in tensione alcuni muscoli del corpo che in quel momento non ha senso, non è necessario portarli in tensione, quindi più siamo presenti e più ci accorgiamo quando abbiamo dei muscoli in tensione e quando non dovrebbero essere. Quindi questo è molto importante, ma avviene con la pratica. Da qua, assunta una posizione base, faccio delle respirazioni. Parto con le mani dal basso, attorno al primo chakra, il chakra base, il chakra tra le due gambe, e inspiro, porto le mani lungo i chakra, distaccati dal corpo, inspiro, arrivo fino all'altezza del viso, del mento, della bocca, ruoto i palmi dall'alto verso il basso, espiro e scendo. Ripeto per altre 3 volte, inspiro, faccio una bella ispirazione profonda, ruoto i palmi verso il basso, espiro. Questo movimento deve essere continuo. Quando arrivo giù al primo chakra, ruoto i palmi, li porto verso l'alto e di nuovo inspiro. Quando inspiro posso stendere le gambe, allungare la schiena, quindi porto in tensione un po' il corpo, mi allungo, apro bene il petto e poi espiro e inizio rilassando il petto, magari riappoggio i talloni, piego leggermente le ginocchia, rilasso il bacino e i glutei. Ok, ultima volta, inspiro, mi allungo, riempio per bene, espiro, scendo. Da qua porto i palmi ai lati del corpo, quindi che puntano ai lati. Da qua di nuovo inspiro, salgo su e assumo questa posizione. Quindi le braccia sono in alto, i palmi che puntano verso il basso, le dita che si incontrano una di fronte all'altra, le braccia non sono tese ma sono leggermente piegate. Da qua avrei finito di inspirare, trattengo e poi espiro. Ok, fluidamente quando arrivo giù ruoto i palmi, li porto ai lati e ricontinuo. Ispirazione profonda, palmi in alto verso il basso, espiro.
Ancora. Lo ripetiamo un'altra volta. Svuoto per bene anche la pancia. Inspiro, riempio prima la pancia e poi il petto. Espiro e rilasso. A questo punto porto le mani davanti con i palmi verso le cosce. Da qua di nuovo inspiro, vado su con le braccia, inspiro, 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 inspiro. Da qui ruoto i palmi verso l'esterno, verso i lati ed espiro, spiro e vado giù. Quando arrivo giù, lentamente, con un movimento fluido, torno davanti alle gambe e riparto. Stendo il corpo, allungo la schiena, vado su con le mani, palmi verso i lati, espiro. Abbiamo anche un amico che vuole partecipare. E ancora, palmi davanti, inspiro, stendo per bene, palmi verso l'esterno, espiro, rilasso il corpo, piego le ginocchia. Ricordatevi che i piedi devono essere dritti, ginocchia leggermente piegate, rilassate, bacino anche. Ultima volta, inspiro. Espiro. Facciamo riscaldare solamente un po' il corpo perché in Italia c'è molto freddo e è appena mattina il corpo ha bisogno di essere riscaldato. Quindi chiudo le mani a pugno all'altezza del petto davanti a me, larghe quanto il mio petto, e continuo a stringere, stringo forte. Da qua inizio a fare dei saltelli, ok, sul posto. Se potete, magari saltellate con entrambi i piedi, quindi piccoli saltelli, niente di esagerato, e continuo a stringere i pugni. Mentre saltello leggermente e stringo i pugni, il respiro è completo e profondo. Se vi stanca troppo i polpacci, potete alternare un po' il saltellamento delle gambe. Se invece non vi crea nessuna fatica, continuate a saltare con entrambi i piedi. Mi raccomando, continuate a stringere i pugni e a respirare profondamente. Continuiamo saltelli. Accenno un sorriso. Molto importante ricordarsi di sorridere, anche se non c'è alcun motivo. L'universo ha sempre bisogno del tuo sorriso. Ancora un po'. E mi fermo. Ok, lascio andare i pugni, li apro le mani verso avanti, davanti al petto. Mi raccomando, piedi dritti, ginocchia leggermente piegate, glutei, bacino rilassato, schiena dritta. Da qua inspiro, mentre inspiro chiudo le mani, le porto davanti al petto in questo modo e stringo forte. Quindi inspiro, allungo le gambe, stendo per bene le gambe, alzo i talloni, apro il petto e lentamente espiro, riappoggio i talloni, rilasso le gambe, lentamente apro i pugni. Il movimento non è apro, ma stringo e allento la forza, allento fino a che apro lentamente i pugni
Quindi la gestione dell'energia deve essere ben controllata. Stringo, stendo, apro il petto, espiro, riappoggio i talloni, piego le gambe, rilasso il bacino, apro lentamente le mani. Ancora. Espiro. Ancora. Ultima volta. E vado giù. Ok. A questo punto dovrebbe esserci un po' di stretching delle articolazioni. Ho dato la prova oggi, li bypassiamo, facciamo un paio di movimenti che è la cosa più bella anche a livello di show del Qigong. Primo movimento, quello che vi voglio fare mostrare oggi. Partiamo con i piedi allargati in questo modo, quindi non troppo larghi, in questo modo qua, va bene, è sufficiente. Da qua stendo una gamba, l'altra la piego, la gamba piegata ha il piede che punta al lato, di là, la gamba stesa di dietro ha il piede che punta in diagonale, quindi non dritto, non come l'altro piede, ma in diagonale. Da qua vado giù con le braccia che passano attraverso la gamba, ok? Il mio busto adesso è indirizzato al lato, vado su, quando supero la gamba e inizio a salire, il mio busto ruota, quindi punta davanti, quindi ruota in questo modo. Da qua, come in Dragon Ball, ruoto, mentre quando arrivo a questo punto, quindi sono in diagonale qua, mentre ruoto scambio le mie gambe, cioè questa si addrizza e questa si piega in questo modo. Ok? Quindi parto, scambio. Quando arrivo qua, nella diagonale verso l'alto dall'altra parte, le mie gambe si sono scambiate. Ok? Da qua non continuo la mia rotazione, ma faccio una diagonale che mi porta dall'altra parte, in questo modo, no? Faccio questa diagonale. Mentre faccio la diagonale, riscambio le gambe, ovvero questa si ripiega, questa si stende e questa si piega in questo modo. Ok? E torno alla posizione di base e riparto. La faccio vedere completa. Parto, ruoto il busto, scambio le gambe, diagonale, riscambio le gambe. E ancora. Respirazione. Inspiro mentre vado su. E continuo. Inspiro mentre vado su. Se vi risulta difficile fare il movimento, osservate la guida, continuate a osservare e provate. Un movimento molto semplice. Ci vuole attenzione e focus mentale per coordinare braccia e gambe. E la respirazione. Ok. Da qua lentamente torno su, mi addrizzo. Ok. Torno alla posizione base, inspiro. Faccio una respirazione per riequilibrare la mia energia che era in movimento. Ok. Quindi qua torno al centro.
Nella pratica ovviamente si fa lo stesso movimento opposto. Adesso voglio farvi vedere altri movimenti. Allargo sempre le gambe, in questo modo. Qua potete tenere i piedi aperti, diciamo a un livello di prima esperienza, va benissimo così. Quindi le gambe sono a ponte, né troppo giù né troppo su, quindi un ponte. Da qua un braccio è a pugno, cioè una mano è chiusa a pugno, col pugno verso l'alto, il palmo verso l'alto, a pugno davanti, a fianco al petto, a fianco al mio petto. L'altra, ovviamente, le spalle sono aperte, il petto è all'infuori e la schiena è dritta, ok? L'altra mano si stende a lato, potete tenerla o aperta o, diciamo, in questo modo o in questo modo, ok? Da qua il mio sguardo è alla mano lontana. La mano lontana ruota prima davanti a me, davanti al mio busto, ok? Passa e va dall'altra parte. Quando arrivo in questo punto, nel frattempo che faccio questo movimento, questa mano che è ferma qua, chiusa a pugno, inizia ad aprirsi. Guardate, si apre. È come se si prepara a ricevere questa mano. Quando arrivo in questo modo, questa mano è aperta, in questo modo qua, e le due si incontrano ma non si toccano, quindi si attraversano parallele e c'è uno scambio, come se sto caricando una freccia da scoccare. Si scambiano, una si allarga, l'altra si chiude a pugno e va a fianco al petto. Ed ecco qua, scambiate. E di nuovo, con una passo davanti, ruoto, l'altra si apre, si prepara. Quando arrivo dall'altra parte, incrocio e scambio. Ancora, vado avanti, l'altra si apre, si prepara, incontro e carico la freccia e scambio. Ok? Mi raccomando, il busto è sempre dritto, le gambe non si muovono. E ancora, apro e scambio. Da qua aggiungiamo la respirazione, ovvero svuoto completamente l'aria. Da qua inspiro, espiro, mentre scambio. Ok? Svuoto per bene, più svuoto, più è lunga l'inspirazione seguente. Riempio la pancia, riempio il petto, scambio, espiro. Ancora un paio di volte. Ok, da qua lentamente torno al centro, prima con una gamba e poi dall'altra. Inspiro, riequilibro la mia energia, il mio corpo, mi ricentro. Un altro movimento, questo è molto utile per la schiena, ve lo faccio vedere di lato. Porto le mani su, in preghiera, ok? Ve lo faccio vedere di lato perché da qua devo scendere giù col busto senza piegare la schiena, quindi in questo modo, non così, ma scendo col busto senza piegare la schiena, scendo, fino a quando sono a 90 gradi, quindi inevitabilmente piego leggermente le ginocchia, piego anche la schiena e vado giù fino a toccare con le mani sempre in preghiera, tocco il pavimento. Ok, mi raccomando, i piedi dritti. Da qua porto le mie mani sempre chiuse in preghiera, le porto prima a un lato del piede, in questo modo, ruotando il mio busto, in questo modo. Quindi le mani in preghiera vanno alla parte esterna del piede, in questo modo ruoto per bene tutto il busto, vado ad aprire la schiena, ad allungare la colonna vertebrale da un lato,
guardo alle mie spalle, ok? Qualche secondo e poi torno al centro sempre lentamente. Tutti i movimenti sono fatti lentamente, rallentatore. Ogni movimento deve essere osservato dalla nostra presenza, dalla nostra attenzione. Ovviamente adesso vado dall'altra parte, in questo modo, all'altro piede, sento la schiena che si allunga, guardo le mie spalle e lentamente torno al centro. Da qua srotolo per prima la schiena, tornando con la schiena dritta, stendo anche le gambe e come ultimo salgo anche con il busto. Ok, faccio una bella ispirazione, apro le mani, palmi verso il basso e scendo, espiro. Ok, andiamo. Ok, facciamo un altro paio di movimenti. Ok. Porto le gambe a ponte. Da qua. I pugni con il palmo verso l'alto, stavolta li porto ai fianchi, non al petto, giù ai fianchi. Ok? Le gambe sono in questa posizione, non si muovono per tutto il movimento. Da qua parte prima un pugno in avanti, il palmo inizialmente punta verso l'alto, mentre allungo il mio braccio, ruota e diventa dritto che punta diciamo al lato il mio palmo e infine ruota e punta verso il basso, ok? Ovviamente sempre a pugni. Mi raccomando, il busto rimane dritto, la spalla anche, quindi non vado in avanti con la spalla, ma rimango dritto, ok? Schiena dritta. Da qua apro in questo modo e piego il gomito, il palmo punta all'esterno, faccio una rotazione. Quando arrivo qua devo ruotare il palmo per fare il percorso verso il basso. Quando torno al punto di partenza chiudo a pugno, ritiro e mentre ritiro l'altro inizia a partire. Come l'altro parte col palmo verso l'alto che ruota il polso fino ad arrivare a questa posizione finale. Apro il pugno, piego il gomito, ruoto il polso, vado giù, torno, posizione di partenza e scambio. Da qua ci aggiungo la respirazione. Quando scambio sto espirando, svuoto, inspiro mentre faccio questa rotazione, espiro e scambio. Non metto forza quando do il pugno, quando c'è lo scambio, non do forza, ma semplicemente al rilascio dell'energia. C'è una differenza sottile. Sto rilasciando dell'energia, non mettendo forza. Paradossalmente c'è più forza quando rilascio dell'energia che quando chiudo l'energia cercando la forza. Mi raccomando, muovo solamente il gomito, non muovo il braccio, ma muovo il gomito. Ok, l'ultima volta per braccio. Ok, quando ho finito, torno al centro, indirizzo prima una gamba e poi l'altra, torno alla posizione base, piedi che puntano dritto, inspiro, espiro. Faccio ancora un paio di respirazioni, stavolta lo facciamo lentamente, provo
a percepire la mia energia che si muove, che magari fuoriesce un po' dalle nostre mani o magari che si muove all'interno del corpo durante la respirazione. Svuoto e inspiro, posso chiudere gli occhi per concentrare la mia attenzione all'interno, espiro, vado giù, ancora, inspiro, espiro, ancora, porto i piedi uniti, le mani vanno su, inspirando, si chiudono in preghiera e le porto giù davanti al petto. È un inchino. E grazie. Oh. Ok. Questo, come dicevo prima, è un piccolo assaggio di quello che è la pratica di Qigong, che normalmente dura un'oretta. C'è una parte di esercizi di respirazione molto importanti per la salute del nostro corpo, degli esercizi di stretching per aprire le articolazioni, aprire il corpo, per far sì che l'energia fluisca all'interno del corpo in modo più fluido, e infine dei movimenti per equilibrare, allineare e anche allenare e tonificare il nostro corpo. Se avete delle domande, qualche chiarimento, qualche condivisione, potete farla adesso, sarò contento di leggervela o di rispondere. Se volete sapere qualche informazione in più sul corso Body Wellness che faccio io e Luce con yoga e Qigong, potete andare nei link che abbiamo messo sotto in descrizione al video. Ovviamente dopo ogni pratica c'è alla fine qualche minuto di meditazione, più di ascolto, di percezione dell'energia interna che si è sbloccata, che si è aumentata per via della pratica. Magari ogni tanto aggiungerò qualche nozione teorica, ma molto rapida, molto veloce, più portata ad allenare la mente alla presenza, al comprendere l'importanza magari di una corretta respirazione, di una corretta attenzione. Io semplicemente vi ringrazio della vostra attenzione, io vi ringrazio, vi auguro a tutti buona giornata e namaste.